Bentornati amici di Radio News 24, siamo su On Air, interviste e storie, io sono Marco Fiore e oggi andiamo a Mendrisio per conoscere la parapsicologa Slavi Gering. Ciao Slavi. Buongiorno a tutti, ciao Marco, grazie per l'invito. Grazie a te, benvenuta a Radio News 24. Slavi, raccontaci nello specifico che cos'è la parapsicologia. La parapsicologia è lo studio dei fenomeni paranormali. Sembra un po' strano, però in questi tempi le persone si occupano abbastanza spesso di ciò che va oltre la mente, di quello che è strano e non è spiegabile dal punto di vista della scienza. Si sente sempre di più parlare dei fantasmi, della medianità, contatti angeliche, in generale ciò che è la chiaroveggenza e tutto il resto così simile. Telepatia è sempre Certo. a parte dei studi di paranormale, di parapsicologia. Io lancerei proprio l'hashtag parapsicologa Mendrisio. E invece che tipo di approccio ha la parapsicologia? Parapsicologia ha diversi approcci, infatti ci sono le persone che vogliono avvicinarsi molto di più alla medianità, per esempio alla spiritualità, ci sono delle persone che vogliono sviluppare di più la propria intuizione, ci sono coloro che cercano la guarigione spirituale, qualcuno che vuole approfondire a livello filosofico o teosofico anche alcuni argomenti molto importanti, come anche non dirò la religione, però comunque sono dei studi di vari fenomeni anche legati alle apparizioni o ai miracoli, perché quanti miracoli sono successi anche nella storia della Bibbia? E poi che cos'era? Tanti. Perciò parapsicologi moderni, soprattutto quelli che lavorano con la parapsicologia scientifica, cercano anche lì delle risposte. Cosa era successo? Come è accaduto? Cioè è anche una bella storia che noi possiamo È una scavare. cosa che incuriosisce tantissimo, tra l'altro. Infatti. Esiste infatti diversi tipi di parapsicologia, da parapsicologia scientifica, quella che studia i fenomeni anomali provenienti dall'esterno, per esempio da luoghi o le persone. Per esempio i Certo. scienziati possono studiare chi sa produrre questi fenomeni, come per esempio telepatia o, non lo so, psicocinesi, quando si spostano oggetti. Esiste la parapsicologia pratica o applicata, dove si sperimenta direttamente su se stessi quei fenomeni come sensitività, medianità, intuizione. Esiste la parapsicologia spirituale, dove andiamo sulle sfere angeliche, per esempio, esoterica, anche parapsicologia esoterica che studia, per esempio, sciamanesimo o vari tipi di rituali, perché si avverano i desideri, come mai succedono certe cose, da dove arriva l'energia, dove si trova la forza dentro nel mago, diciamo, o dentro o fuori nell'universo, ok? O dentro in qualche forma Certo. particolare. E poi parapsicologia mistica che va verso insegnamenti spirituali, teorici e pratici che riguardano, per esempio, come ho detto, teosofia, filosofia, religione, eccetera, eccetera. Slavi, spieghiamo bene a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno guardando in questo momento il senso di praticare la parapsicologia. Noi non ci conosciamo fino in fondo come un essere umano, perché noi siamo molto di più che soltanto la materia. Noi abbiamo l'energia, abbiamo diversi corpi sottili, abbiamo quella forza spirituale, la forza nostra, la forza della nostra personalità, che non abbiamo neanche scoperto la minima parte che abbiamo. Intuizione, il nostro sesto senso, che praticamente per noi è come un canale spirituale che ci collega con la casa della nostra anima e che si trova da qualche parte lì nel mondo spirituale. Per quello le persone che cercano di studiare se stesse toccano l'argomento di parapsicologia, perché ci sono i fenomeni dentro di noi che non sono spiegabili, però è molto bene applicabile alla vita quotidiana, come per esempio un'intuizione. Tutti vogliono essere intuitivi per fare le scelte giuste, Certo. per poter intuire sulle altre persone, se è una persona buona, cattiva, se ti dice le bugie o ti dice la verità e così via. Le persone sono molto curiose in questi tempi e vogliono sapere molto di più di Soprattutto. se stessi. Sì.
E Slavi, cosa si impara nei tuoi corsi? Allora, io sono presidente dell'Accademia di Parapsicologia Applicata e delle ricerche psichiche che si chiama Intuizia come il mio centro, che tra l'altro noi siamo accreditati da ASPI in Italia, in tutta Europa, come ente formativa proprio professionale per operatori olistici. E infatti ciò che si prepara, ciò che dai alle persone, che cosa le prepara, soprattutto di ascolto delle proprie capacità, di aiutare anche le altre persone, perché se noi Questo è abbiamo molto importante, Slavi, bravo, complimenti, cioè questo sì, fa la differenza. perché se noi abbiamo i talenti, noi dobbiamo dare anche qualcosa a qualcun altro. Se per esempio un pittore per dipingere è un talento, suonare la musica è un talento che ha dato il creatore. Certo, Anche l'intuizione, anche qualche capacità di sentire qualcosa che non sente orecchio fisico, vedere oltre la materia, percepire le energie, è anche questo un talento, e tutti quanti abbiamo, però bisogna sapere come, perché bisogna se tirarlo fuori. sì, perché se noi vediamo il mondo soltanto materiale, noi vediamo solo la minima parte di ciò che esiste. E allora quando cominci a vedere tra le righe, leggere le persone, ciò che rappresenta la loro anima e non ciò che vogliono fare vedere con la mente, si può aiutare, vedere come posso aiutare nella guarigione, come posso aiutare con un consiglio, con delle ispirazioni, magari una risposta arriva da me, magari direttamente dall'anima della persona, magari da qualche aiutante del mondo spirituale, perché tutto il mondo, tutto l'universo vuole entrare con noi in collaborazione e questa è una bella cosa, dobbiamo sfruttare È questa un grandissimo occasione. aiuto, soprattutto. Brava, Slavi. Certo. E invece, che tipi di aiuti o sostegno le persone si possono aspettare dalla parapsicologia? Infatti, quello che aspettano le persone, chi si rivolge a un parapsicologo, che non è soltanto un approccio psicologico, perché posso dire che noi non siamo psicologi. Il psicologo classico che lavora per aiutare le persone, per, non so, di mettere a posto qualche loro situazione personale nella vita, ma da punto di vista puramente psicologico. Però la parapsicologia scava un pochettino di più perché ci sono le questioni Entra nel karmiche. profondo. Sì, perché ci sono le questioni karmiche. Si può attraverso la numerologia, per esempio, vedere ciò che una persona sarebbe capace di fare nella vita, che talenti ha, ciò che ha portato come la missione. Si può aiutare una persona di riconoscere di più se stesso e il percorso e la missione dell'anima per per questa reincarnazione di adesso, visto che noi stiamo Certo. parlando di tante diverse vite che un'anima può vivere. Fantastica Slavi, fantastica. Io invito tutti i nostri ascoltatori a condividere questa intervista, la troverete sui social di Slavi, su Instagram con Ghost Intuizia, mentre su Facebook con Centro di Parapsicologia Intuizia. Mi raccomando, scrivete a Slavi, contattatela, mettete il mi piace e condividete questa intervista. Slavi, prima di salutarti, vogliamo ricordare anche il tuo sito web a tutti i nostri ascoltatori? Certo, mi potete trovare sul sito www.intuizia.com, che è molto semplice, e volevo anche dire una piccola cosa ai nostri spettatori, visto che sono scrittrice, ho scritto 9 libri dove comunque parlo di Fantastica. queste cose, dove c'è una piccola scuola, diciamo, su cartaceo. Se qualcuno vuole imparare qualcosa, prendete questi libri e troverete tantissimi Assolutamente. esercizi, tante spiegazioni di questi fenomeni, perciò mi raccomando. Fantastica Slavi, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie Marco, grazie a tutti quanti che mi avete ascoltato. Grazie a te. Voi invece amici di Radio News 24 non andate via perché le storie e le interviste non finiscono mai su On Air.